Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di ska. This is ska. Lo ska nasce in Giamaica, nasce nei primissimi anni 60, nasce dalla mente di un grande produttore musicale che aveva fondato un grandissimo studio, il suo nome è Coxa Dud, e lo studio è lo Studio One. Nello Studio One in Giamaica sono nati tra i più grandi successi della musica giamaicana. Grandi sessionman come gli Skatalites hanno accompagnato grandissimi artisti come appunto Prince Buster, che forse è stato uno dei primissimi musicisti a inventare, se vogliamo, lo ska, anche se è sempre molto difficile capire chi ha inventato questo genere perché erano tantissimi musicisti. Ma già Jerry, che era il chitarrista fedelissimo di Prince Buster, è stato uno dei primissimi ad accompagnare questi brani, calcando molto questa ritmica in levare sul tutti i tempi 1, 2, 3, 4, 1, 2. Forse è proprio lui che ha dato questa accentazione che è tanto piaciuta al pubblico giamaicano, che è diventato poi un genere musicale, uno stile musicale, un modo di accompagnare. Questa è la prima cosa che dovete imparare appunto nello ska, seguire questo ritmo. 1, 2, 3, 4, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Per allenarmi faccio questo: 1 e 2 e 3 e 4 e suono sulla E. Un altro grande mito da sfatare della musica in levare è quello di accompagnare, oltre che sul ritmo in levare, sul beat in levare, di accompagnare proprio in levare. Quindi molta gente accompagna lo ska così. Questa cosa è intollerabile, non si può sentire, non si può sentire. Nei primissimi esempi di ska, quindi quello che viene chiamato early ska o lo ska più antico, insomma quello dei primissimi anni 60, l'andamento era molto legato ancora allo swing jazz e chi suonava tendeva ad avere un suono non molto asciutto. Un esempio potrebbe essere questo, in cui, come sentite, io anticipo sempre gli accordi e do un andamento molto rotondo a questo tempo. Tan check check check, tan check check. Intorno alla metà degli anni 60 arrivò sulle scene un nervoluto e robustissimo ragazzone giamaicano che si chiamava Toots Hibbert, e i suoi The Maytals, Toots and the Maytals, hanno dato una spinta ulteriore a questo genere musicale, inventando una musica molto più acida, più funky. Toots è sicuramente uno dei seguaci di James Brown, del funky, del rhythm and blues americano, e quindi ha saputo riportare quelle stesse sonorità nella musica giamaicana in levare. Tra l'altro Toots and the Maytals forse sono stati i primi ad usare il termine reggae in una canzone, forse gli inventori di questa parola, che poi è stato anche quello uno stile, un genere musicale che si è sparso in tutto il mondo. Uno dei pezzi tra i più famosi di Toots and the Maytals, sicuramente tra i primi, è Monkey Man, che oltre ad essere un brano che ha dato via allo ska come lo intendiamo oggi, quindi una ritmica molto più asciutta, più sincopata, meno swing di quella che avete sentito prima nel vecchio ska dei primissimi anni 60, ma Monkey Man è anche un modo di ballare, quindi lui contemporaneamente inventò un nuovo stile musicale e anche un modo di danzare, lo ska, che rimarrà per sempre praticamente, che è la tipica danza appunto della scimmia. In Monkey Man troverete un accompagnamento molto più stretto, più sincopato, come in questo caso. Dovremo stoppare tutte quante le corde.
ogni tanto faccio qualche abbellimento, cioè trattengo la nota per dare un po' più di funky. Pam. La Giamaica era una colonia inglese, divenne indipendente intorno agli anni 60 e l'Inghilterra però conservò un grosso legame con la Giamaica. Infatti furono gli inglesi che si accorsero per primi del potenziale economico discografico della musica giamaicana, invitando moltissimi musicisti giamaicani a registrare proprio a Londra oppure portando i loro materiali direttamente in Giamaica. Bob Marley deve il suo successo internazionale proprio ai produttori inglesi. Ma moltissimi altri musicisti proprio in Inghilterra iniziarono, soprattutto verso la fine degli anni 70, a produrre brani in stile ska, con uno ska chiaramente più metropolitano, più nebbioso, più forsennato come la vita sociale di Londra, e che venne raccolto in una casa discografica che era appunto la Two Town. Tra i gruppi inglesi più famosi ci sono sicuramente i Madness con la loro One Step Beyond. Per quanto riguarda la musica ska dei Madness vi posso dare questi due suggerimenti. Nel brano One Step Beyond noi abbiamo la possibilità di accompagnare in due modi: uno continuando ad accompagnare con la ritmica verso giù, oppure con la ritmica verso su. Soprattutto nei ritmi molto veloci questo può essere molto d'aiuto, accompagnare tutto sulla ritmica e levare appunto. In questo caso io faccio questo, accompagno e contemporaneamente mi tengo l'uno su una corda sola. Però ci sono molte persone che non riescono a fare questo tipo di ritmica e si velocizzano la ritmica suonando tutto con la pennata in su, quindi è un po' più semplice, l'effetto è su per giù lo stesso. In questo caso lo sto facendo con il pollice. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound. Tutto chiaro? Vi è piaciuta la musica ska? Adesso accompagnate, ascoltate generi, ascoltate canzoni, gli accordi sono sempre abbastanza semplici, quindi buttate e suonate tanta musica ska. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace, oppure iscrivetevi al mio canale perché ci sono ancora tante lezioni, tanti tutorial di ukulele, di chitarra, insomma vi aspetto, sono qui. This is ska!